Questo video è sponsorizzato da Pumpling. Molti credono di conoscere ogni dettaglio sulla stirpe dei Saiyan, eppure c'è un personaggio che quasi tutti dimenticano. Un personaggio esiliato, fratello minore di Vegeta, che con la sua debolezza ha spezzato l'orgoglio della famiglia reale. Un personaggio che esiste davvero, ma che Dragon Ball ha scelto di nascondere nell'ombra. Oggi vi racconto la storia di Tarball, il fratello dimenticato del principe Vegeta. Prima di iniziare voglio dirvi una cosa importante. Tutte le informazioni che sentirete in questo video provengono da ricerche fatte su internet tra fonti ufficiali, curiosità e materiali diffusi dai fan. Ci sarà anche una mia riflessione personale sul personaggio, ma non pretendo di avere la verità assoluta. Ognuno è libero di scrivere nei commenti la propria opinione o teoria su Tarball, così ne parliamo insieme. Origini e esilio. Tarball, il cui nome completo, quello di Vegeta, formano la parola vegetable. Io capisco che Akira è fissato col vegetale, ma questo è troppo. Era il secondogenito della casata reale Saiyan, ma a differenza del fratello maggiore non possedeva né potenza né spirito guerriero. Re Vegeta, disonorato dalla sua debolezza, lo esiliò su un pianeta remoto, un atto che paradossalmente gli salvò la vita, perché quando Freezer distrusse il pianeta Vegeta, Tarball era già lontano, sopravvissuto a quel genocidio. Sul suo mondo di esilio incontrò Gure, una piccola aliena dall'aspetto bizzarro, e con lei scelse una vita semplice e pacifica, l'opposto di ciò che aspetteremo da un Saiyan. Prima apparizione. Il debutto di Tarball avviene nel 2008 nello speciale Dragon Ball. Hey! Son Goku e il ritorno dei suoi amici, un cortometraggio di 35 minuti per celebrare i 40 anni di Weekly Shonen Jump. La storia è ambientata 2 anni dopo la sconfitta di Majin Buu. Tarball e Gure arrivano sulla Terra per chiedere aiuto a Vegeta contro Abo e Kado, ex soldati di Freezer che devastavano il loro pianeta. La sua apparizione durò poco, ma significativa. Vegeta è sorpreso di vederlo vivo, eppure lo tratta con indifferenza. Per lui Tarball resta solo un fratello debole, una vergogna da ignorare. Piccola curiosità, nello speciale, cioè nel cortometraggio, Tarball ha i capelli simili a Gohan, mentre nel manga nel 2009 il suo design cambia, diventando molto più vicino a quello di Vegeta. Apparizioni e citazioni successive. Dopo lo speciale, Tarball scompare. Viene solo menzionato nella battaglia degli dei quando Bulma lo nomina come possibile sesto Saiyan per il rituale del Super Saiyan God, ma Vegeta risponde che non può contattarlo. In Dragon Ball Super Broly, Nappa chiede a Vegeta se suo fratello sia sopravvissuto e lui replica con indifferenza: non mi importa. Nei videogiochi Tarball appare in Dragon Ball Fusion, dove può addirittura trasformarsi in Super Saiyan, e in Super Dragon Ball Heroes come carta. Su Xenoverse 2 è presente solo tramite mod non ufficiali, ma niente di più. Il rapporto con Vegeta. Il rapporto tra i due fratelli è quasi inesistente. Tarball mostra rispetto e affetto, ma Vegeta resta freddo e distaccato. La differenza caratteriale è enorme. Vegeta è l'incarnazione dell'orgoglio e della ferocia Saiyan. Tarball, invece, è pacifico e gentile. Questa divergenza spiega perché Vegeta non abbia mai nominato suo fratello in Dragon Ball Z. Per lui la debolezza di Tarball era un'onta da cancellare, ed è proprio questo silenzio che l'ha reso un personaggio quasi fantasma nella serie. Perché Tarball è stato dimenticato? Ci sono diversi motivi per cui Tarball non è mai tornato davvero. Il primo, la continuità. Nelle saghe di Namek e degli androidi, Vegeta dichiara che lui, Goku e Gohan erano gli unici Saiyan rimasti. L'introduzione improvvisa di Tarball crea un retcon difficile da gestire. Il secondo, la caratterizzazione. Tarball non combatte, non cresce in potere, non incarna lo spirito shonen di Dragon Ball, è un personaggio nato già fuori posto. Il terzo, la sovrapposizione. Con l'arrivo di Cabba nell'universo 6, un giovane Saiyan mite che guarda Vegeta come maestro, Tarball è diventato superfluo. In un certo senso, Cabba è la sua sostituzione spirituale. Curiosità e ricezione dei fan. La community si è divisa. Alcuni hanno criticato la retcon e la debolezza del personaggio, trovandolo inutile. Altri invece hanno apprezzato la sua diversità, vedendo in Tarball un'occasione mancata per esplorare un Saiyan atipico.
C'è anche una teoria molto popolare che Cabba sia, di fatto, la versione alternativa di Tarball nell'universo 6, un modo elegante per riutilizzare il concetto senza portarsi dietro i problemi di continuità. Conclusione riflessiva. E così Tarball resta un personaggio sospeso tra esistenza e oblio, non un guerriero leggendario, non un eroe, ma l'unico Saiyan che ha rotto lo schema, scegliendo la pace invece della guerra. Ed è forse proprio questo che continua a incuriosire i fan? Perché in un mondo fatto di combattimenti e trasformazioni, Tarball ci ricorda che non tutti i Saiyan erano destinati a combattere. Un fratello dimenticato, un principe senza trono, un mistero mai davvero risolto nell'universo di Dragon Ball. Ed ecco qui ragazzi, queste sono tutte le informazioni che ho trovato su internet inerente a Tarball, quindi siete liberi di dire la propria nei commenti, siete nel team di Tarball, siete nel team di Cabba, cosa ne pensate, no, Vegeta deve essere meno cattivo nei suoi confronti, invece deve essere più pacifico, ovviamente se non avete ancora visto perlomeno l'episodio pilota di Tarball, andatelo a trovare qui sul mio canale YouTube, è uno tra i video più visti nel canale, veramente grazie per il risultato che ho ottenuto. Ho promesso che faremmo tutti i 34 minuti, però capitemi che non è facile perché c'è dietro il copyright e quindi ci frega su questo punto di vista, perché c'è tanto lavoro sia da parte mia anche da parte dei miei colleghi, ed è un peccato che ci occupiamo dell'intero lavoro che poi dopo. Quindi abbiate pazienza se nel caso in cui non sono riuscito a portarlo, perché poi in questo periodo tra settembre e ottobre diventerò amministratore delegato di un mio negozio, quindi ho tanti cavoli nella testa, tanto lavoro in questo periodo, ma cerco di essere attivo nel mio canale YouTube portando questi contenuti e spero che vi piacciono. Ah, mi stavo dimenticando di parlarvi di una cosa. Qui in descrizione trovate il link del sito ufficiale di Pumpling. Ogni settimana fanno delle promozioni veramente interessanti. In questo caso mi hanno inviato questa maglietta di Dragon Ball, come potete vedere anche con il logo bello grosso anche qua dietro, e fanno anche magliette di ogni tipo, non per forza sul tema anime. Ad esempio io sono un grande appassionato del Signore degli Anelli, guardate questa maglietta, cioè è stupenda, e in più anche questa a tema One Piece. Cioè, sono uno più bello dell'altro, di ottima qualità. Vi invito a seguirmi su Instagram perché ogni settimana pubblico le promo che loro mi inviano privatamente. E fidatevi, fanno veramente delle promo molto interessanti. E se usate il mio codice EMA15 avrete anche un paio di calze in omaggio. Quindi grazie a tutti quanti voi per aver visionato questo video e noi ci vediamo al prossimo video. Ah, guarda, sei arrivato fino alla fine, mio caro o mia cara, ti ringrazio di vero cuore. Anzi, nel frattempo ti propongo 2 video, a te la scelta. Poi oltre a questo ti chiedo anche di scrivere nei commenti che sei arrivato fino alla fine, così me lo fai capire e ti aggiungo tra gli iscritti, come si dice, autorizzati, ufficiali del canale YouTube. Quindi se mi fai questa cortesia ti aggiungo tra questi iscritti speciali. È gratuito, non devi pagare niente, però nel frattempo se vuoi la mia compagnia, ecco altri video.